Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. È appena finita Empoli-Napoli 2-0 per gli azzurri. Altra partita eccellente. Eccellente no, perché si sono viste le scorie comunque e la fatica accusata, inevitabile, della partita in Champions League. Perché il Napoli comunque contro l'Eintracht ha fatto una partita stratosferica a livello di intensità. Era quasi lo stesso 11 che ha giocato a Francoforte. Non ci potevamo aspettare una partita a 100 all'ora e non l'è stata. Comunque, prima di andare ad analizzare primo e secondo tempo, un attimo ragazzi, e fare un attimo il post partita, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche se non l'avete ancora fatto, perché domani, come sempre, usciranno le pagelle per tutti i calciatori del Napoli, Spalletti compreso, e daremo un voto anche all'arbitro, perché comunque la partita ci ha dato alcuni spunti per poter dare un voto anche al signore che ha arbitrato stasera. Partiamo subito, primo tempo, il Napoli va in vantaggio con un'autorete di Ismaili. Ovviamente ti trovi al posto sbagliato nel momento sbagliato, la palla ti sbatte sul piede, volevi rilanciare, la palla va in porta, 1-0, passa il Napoli che poi chiude la pratica, almeno per il primo tempo, passa avanti 2-0 su uno schema da calcio d'angolo. Altra chicca di Spalletti, si batte il calcio d'angolo da Zielinski a Kvaratskhelia si allarga, fa un tiro a giro che Vicario non può vedere partire perché ha 5 uomini davanti, non la vede partire e comunque fa una grandissima parata sul secondo palo. La palla ovviamente arriva a centro area perché non la blocca Osimhen, opportunismo puro. Invece Osimhen stava al punto giusto nel momento giusto. 2-0. Poi il secondo tempo ovviamente è una partita in gestione del Napoli, ma non troppo, perché comunque il Napoli ha cercato di fare il 3-0, poi arriva l'episodio sul quale parlerò poco, perché comunque l'espulsione di Mario Rui ci sta tutta, il fallo di reazione è da rosso e va bene, però c'è un'entrata di Caputo non tanto ortodossa su Mario Rui. Ovviamente Mario Rui, essendo un professionista, tu non devi reagire, perché comunque gli entra con il gomito qua sul collo. Il dolore sarà stato credo sarà stato abbastanza da far scaturire comunque il fallo di reazione di Mario Rui. Rosso diretto dopo il consulto al VAR, ci sta tutto, non sono qui per dire hai dato il rosso a Mario Rui, non ci stava l'espulsione, no. L'ho sempre detto, questo è un canale obiettivo dove si parla di calcio, anche se sono un tifoso del Napoli. Questi non sono episodi che ti possono far essere parziale. Devi essere imparziale, comunque l'espulsione ci sta. L'unica cosa che non capisco però è la gestione di qualche cartellino, tipo quello dato a Lozano. C'era un fallo su Lozano che poi è stato fischiato 2 secondi dopo il fallo a Lozano, che ci sta anche quello, ci sta il fallo di Lozano, però c'era il fallo prima, tu fischi il fallo dopo e mi vai a ammonire Lozano. Va bene così, è una cosa, l'arbitro fa gioco, l'arbitro l'avrà vista così, non c'è problema. Ovviamente dobbiamo prendere per buone le decisioni dell'arbitro senza cominciare a fare i lamenti, ci stiamo lamentando, i cartellini, no, non lo faremo e non lo facciamo, non l'abbiamo mai fatto. L'unico neo forse, ma nemmeno neo, ho visto un Kvaratskhelia, sarà stata secondo me, ripeto, la condizione fisica, perché un Kvaratskhelia meno brillante del solito, ma ci ha pensato Osimhen, che, spoiler per le pagelle di domani, è stato il migliore in campo. Reparto da solo, è un attaccante completo, opportunismo, tiro, assist, colpo di testa, chi più ne ha più ne metta, e poi in queste partite è l'attaccante fondamentale che tutte le squadre vorrebbero, perché quando sei 2-0 avanti, quando sei attaccato dalla squadra avversaria, puoi tranquillamente permetterti di lanciarlo e scavalcare la linea mediana avversaria, perché Osimhen si porta 2 difensori, sali con i centrocampisti alle mezzale, fai spazio e puoi anche fare il 3-0 così.
Tanto è vero che il Napoli in 10 contro 11 ha comunque dominato la partita. Quasi il terzo gol stava quasi arrivando con Simeone dopo, ma con Osimhen prima lanciato un passaggio breve al bacio di Elmas che lo mette davanti alla porta. Sbaglia Osimhen, poi c'è un gol annullato ad Osimhen per fuorigioco che era fuorigioco. Comunque è un Napoli che ha creato sempre le solite 5, 6, 7 palle gol nettissime, buttandone dentro due. Non possiamo proprio dire niente ed era una partita difficilissima dal punto di vista psicologico perché si chiude il cerchio. Il cerchio era cominciato con la partita contro l'Empoli dell'anno scorso, persa. L'anno scorso ci abbiamo perso 6 punti. C'è stato un prepartita questa settimana dove si è ripetuto tante volte. Attenzione all'Empoli perché l'anno scorso abbiamo perso 6 punti, sì, però all'andata abbiamo vinto 2-0. Le annate non sono le stesse. Però si chiude il cerchio per quanto riguarda il Napoli di quest'anno perché è da quella partita dell'anno scorso, dal dopo Empoli, che sale in cattedra Lobotka e vediamo questo Napoli oggi. Quindi ben venga quella partita con l'Empoli che abbiamo perso l'anno scorso perché ha fatto sì che Lobotka diventasse uno tra i migliori centrocampisti d'Europa al momento. E poi, se vogliamo dirla tutta, il Napoli ha sofferto pochissimo. Meret ha fatto una sola parata e fa una parata a partita perché si vuole prendere il voto in pagella, altrimenti esce sempre questa pagella senza voto che nelle ultime 4 uscite, nelle pagelle che ho fatto, io ho dovuto dare un voto per un intervento fatto tutta la partita. Quindi grande Meret, hai fatto l'intervento nel primo tempo su un tiro da fuori che comunque poteva entrare, ma la palla era tra il palo e fuori, però ha fatto bene Meret a non battezzarla fuori, ad andarci ed allungarsi su quel pallone. Detto questo, ragazzi, questo era per il post partita. Un Napoli che domina, un Napoli a 65 punti, un Napoli che non conosce avversari al momento. La capolista se ne va e le piccole non sono più un problema, lo erano l'anno scorso. È un Napoli primatista che si vede in campo, maturo, ed è un bel vedere, è sempre un bel vedere. Partita gestita alla grande anche oggi, non possiamo proprio dire nulla da questo punto di vista. C'è solo il neo, ovviamente, Mario Rui. Teniamo a Mario Rui squalificato ma per una giornata, credo, perché sì, credo che sia una giornata, è un fallo di reazione, poi vedremo. Credo sia una la giornata, ma abbiamo Olivera che è un grandissimo terzino, ovviamente, meno spinta di Mario Rui e forse i piedi non sono gli stessi a livello di assist, però Olivera a livello difensivo e a livello di copertura ti dà una garanzia totale. Questo era quanto per Empoli-Napoli, ragazzi, per oggi. Ci vediamo domani nel post partita e pagelle, perché faremo le pagelle per tutti i calciatori del Napoli, Spalletti compreso. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella così domani vi arriva la notifica sul cellulare e vi guardate il video in santa pace e con calma, perché adesso ci godiamo il resto della Serie A. Siamo stati i primi a giocare, la capolista se ne va. Ciao!